Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Narcisista maligno e perverso, dall'antisocialità ai crimini d'amore sadici. Il narcisista maligno è concepito da Kernberg come caratterizzato dalla coesistenza di marcati tratti narcisistici e antisociali. Questo status patologico può essere visto in un continuum dove possono coesistere casi di persone, da un lato, la cui disumanità e propensione al male sono di proporzioni modeste, dall'altro invece persone che manifestano gradi estremi di queste caratteristiche patologiche, in specifico criminali, o persone versate al crimine. Gli antisociali vengono anche distinti in una sottocategoria di sociopatici comuni, alienati o aggressivi. E i sociopatici aggressivi sono, come si può immaginare, i più pericolosi e temibili, in quanto dalla pura misantropia e non rispetto delle norme sociali si arriva al sadismo, che trova sfogo in pratiche criminose a danni di persone e animali, e lo troviamo in tanti casi di omicidio seriale. Chi trova un piacere sadico nell'eliminare le prede catturate si concentra nella procedura di uccisione più che sul fine stesso di eliminare la persona aggredita. Nel primo caso di solito il crimine è disorganizzato e chi colpisce ha una personalità generalmente più isolata. È più carente in questo caso anche nella capacità comunicativa e tende a lasciare tracce quando commette i suoi delitti. Il profilo della personalità che commette crimini disorganizzati vede anche spesso nella sua storia familiare abusi subiti da parenti stretti, fisici e sessuali. Sono spesso sessualmente inibiti e disinformati sul lato sessuale e possono avere avversioni sessuali oltre ad altre patologie. Spesso questo genere di criminali agiscono anche solitamente in luoghi più vicini a dove abitano, e inoltre i killer disorganizzati spesso attaccano con dei blitz le loro vittime, cioè usano una forza improvvisa schiacciante per aggredirle. Il corpo poi della vittima viene solitamente lasciato dove è avvenuto l'attacco e il killer non fa alcun tentativo di nasconderlo, cioè che lo squartatore è un classico esempio di serial killer disorganizzato. Il serial killer organizzato invece è più difficile da identificare, da catturare, sia perché è socialmente più adattato e integrato, spesso è sposato e molte volte ha una personalità brillante, fascinosa, anche carismatica in molti casi, e quindi è molto più difficile da catturare, anche perché al contrario del serial killer disorganizzato è molto attento a non lasciare tracce, pianificando con attenzione l'aggressione e poi l'occultamento dei corpi. A volte anche familiarità con i metodi di indagine della polizia ed è quindi maggiormente in grado di ingannare gli inquirenti. Questo modo di classificare le scene del crimine in crimine organizzato o disorganizzato è stata proposta da due agenti dell'FBI, e cioè John Douglas e Robert Ressler. Da tenere presente in ogni caso che un omicidio seriale può anche essere un mix di organizzato e disorganizzato. Questo si verifica occasionalmente, ad esempio, quando ci sono più criminali di diversi tipi di personalità coinvolti negli omicidi, e può anche verificarsi quando un delinquente solitario sta subendo una trasformazione psicologica durante la sua carriera, diciamo, di killer. Qui parliamo di casi estremi di narcisismo maligno, più propriamente qualificabile come sociopatia o psicopatia, ma non sottostimiamo il narcisismo maligno e perverso quando ci accorgiamo di avere a che fare con una personalità maligna, perché probabilmente non si tratterà di un serial killer o di una serial killer, attiva o attivo o potenziale, ma queste personalità in presenza di situazioni particolari non si faranno problemi ad oltrepassare un confine di liceità, almeno sapendo che non hanno niente da perdere in termini materiali e sociali, e se intravedono dei possibili guadagni materiali, dei possibili ritorni di prestigio sociale, insomma non ci pensano due volte, non si faranno molti scrupoli e problemi. Come ha detto in molti casi il famoso studioso di psicopatia Robert Hare,
Ci sono tanti latenti psicopatici in mezzo a noi che al più non riconosciamo come tali perché sono ben inseriti socialmente, ben mimetizzati e che magari potranno non commettere azioni malvagie o particolarmente o scopertamente malvagie nella loro vita, ma che in determinate condizioni potrebbero trasformarsi in mostri pericolosi. Impariamo quindi ad individuare queste personalità a volte affascinanti, brillanti, comunicative, apparentemente empatiche, ma in realtà fredde e amorali. Vi abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.